Prima cosa che volevo chiedervi è la seconda volta che tornate su Ikigai, come mai questa scelta? La prima volta ci siamo trovati benissimo, quindi obbligatorio sostanzialmente tornare. È stata un'esperienza fantastica, Luca ci ha sempre trattato benissimo, quindi ho detto perché no, perché non farci altri una decina di giorni in barca. Quindi l'abbiamo raggiunto, era il San Blas questa volta. Esatto, poi per me l'anno scorso è stata la prima esperienza, diciamo, di navigazione per più giorni in mare. Abbiamo fatto San Vincent Grenadine e chiaro, uno parte con un sacco di paure e preoccupazioni che poi dopo neanche mezz'ora sono state veramente sormontate da tutto il bello che ci ha accolto. Quindi ho detto, d'ora in poi solo più vacanze in barca, solo più mare. Basta, il livello ormai è quello, da lì in su. E quindi qual è la parte più memorabile di questa esperienza a bordo di Ikigai? Per me sicuramente è stato affrontare una mia grande paura che ho sempre avuto dall'infanzia. Diciamo, sono un po' stata traumatizzata con storie di squali, sono stati, diciamo, demonizzati, quindi per me veramente tuffarmi in oceano, comunque tanti pesci di medie, grandi, enormi dimensioni, è stata tanta roba. Quindi per me è stato sicuramente memorabile il giorno in cui sono riuscita a tuffarmi assieme agli altri, assieme a questi squali che ci nuotavano attorno alla barca. Bellissimi, poi curiosi, quindi diciamo per superare questa paura ci è voluto un po', ma ho pensato lo affronto adesso o chissà quando mi ricapita un'occasione del genere. Quindi una volta che ho preso la decisione di tuffarmi in acqua, diciamo, sono stata presa da mille emozioni positive, poi da una tranquillità, da una pace. Ho capito che comunque erano animali curiosi e condividere lo stesso spazio per un paio di istanti è stata un'emozione bellissima, fantastica. Sì, diciamo che tutta l'esperienza è stata fantastica. Quella è stato un po' il culmine, una cosa diversa dal solito, abbastanza unica, l'abbiamo sfruttata subito, assolutamente fantastica. E come descrivereste l'atmosfera e il comfort del catamarano Ikigai? L'atmosfera è perfetta, cioè, a parte i ricordi positivi vissuti l'anno scorso, però anche quest'anno abbiamo fatto alcuni giorni sulla terraferma, poi appena abbiamo messo piede sul catamarano, non so, è come una sensazione strana, particolare, come se i pensieri, le preoccupazioni restassero sulla terraferma, quindi sai che andrei a stare bene, comunque una sensazione molto positiva, bella. Sia a livello pratico, poi è una barca che ti permette di stare veramente bene, in comfort, con tutte le cose che servono. Si dorme bene, c'è lo spa, c'è il bagno, c'è la doccia, che è un bagno di altissimo livello, quindi sta benissimo, si mangia bene, c'è tutto a disposizione, meglio che in casa propria, insomma, quindi si sta da Dio. E il team come ha contribuito a rendere speciale il viaggio? È stato bellissimo perché comunque sono Luca e Guru, che li ringraziamo ancora, ci ha fatto stare benissimo tutto il tempo riuscivano a dedicarsi a noi, comunque a varie attività, alla pulizia, a far da mangiare, mille cose, quindi io mi sono sentito viziatissimo, Sì, si benissimo. preoccupavano appunto di farci stare bene, di cercare di accogliere anche le nostre esigenze, di farci fare un sacco di esperienze nuove che poi potessero arricchirci e insomma ci siamo trovati strabene con loro, veramente, persone fantastiche. Quale tra le attività che so, insomma, si possono fare a bordo, kitesurf, scuba diving, yoga, Yanzu, meditazione, vi ha colpito di più e perché? Ne sono tante che abbiamo fatto, tantissime attività. Adesso per me quelle più memorabili sicuramente è stato lo Yanzu, che non avevamo mai provato, che è questa tecnica di rilassamento in acqua. C'era una situazione, diciamo, perfetta perché abbiamo raggiunto questo isolotto disabitato, eravamo solo noi, l'acqua era calma, caldissima e quindi ci siamo fidati di Luca che ci ha trasportato attraverso questo viaggio bellissimo, molto introspettivo anche, se uno riesce a rilassarsi, a lasciarsi andare, vivi veramente l'istante percependo tutte le sensazioni che ti può offrire quel momento. Quindi è un'esperienza veramente forte che ricorderò sempre, per me è molto bella, molto positiva. Sì, tra l'altro l'ho fatto anch'io, si può fare indipendentemente, diciamo, dal sesso, ma è veramente un'esperienza molto positiva, molto rilassante. E a me in particolare quest'anno mi è piaciuto il freediving, che siamo riusciti, grazie anche a Luca, al suo aiuto, alla sua preparazione, alle sue spiegazioni, siamo riusciti ad arrivare a 10 metri entrambi. Per me era la seconda volta, però insomma è stato superare una barriera psicologica, perché fisicamente
non è così complicato se c'è una bella preparazione, se ti spiegano esattamente come fare, però riuscirci è una bella sensazione, stare sott'acqua, Sì. in acqua si sta da Dio. E soprattutto anche la preparazione che ci è stata fornita prima, perché abbiamo fatto giorni, diciamo, di meditazione, di yoga, di tecniche di respirazione, quindi tutto quanto è stato utile. Tanta roba, le attività sono fantastiche, sono memorevoli, è stato bellissimo anche pugilato. E per me in particolar modo, che sono una persona molto attiva, che ho sempre bisogno di fare e tendo ad annoiarmi particolarmente velocemente, ecco, questo su Ikigai non capita, cioè sono talmente pronata a fare 1000 cose, 1000 attività, che per me è stato veramente fantastico. Infatti com'è un po' il mix tra avventura e relax? Bello, diciamo che su Ikigai possono fare 1000 attività, ma c'è anche l'estrema libertà di autogestirsi la giornata, quindi non si sente in obbligo di fare nulla, ma ci sono 1 miliardo di possibilità. Anche lato barca, a me piaceva molto la parte tecnica, seguire Luca sulle preparazioni alla navigazione, sull'ancoraggio, piuttosto che imparare a fare i nodi. sì, una base, diciamo, di quello che si potrà imparare. E poi c'è tutto il relax possibile, che c'è spazio, ci si può buttare sulle reti, leggere, riposare, Ci si dormire, sente fare liberi, yoga. ecco, di gestire il tempo come uno meglio crede, veramente. E rispetto proprio a il luogo in cui si trova in questo momento il catamarano, come descrivereste il paesaggio dell'arcipelago di San Blas? Ha soddisfatto, superato le aspettative? Rispetto all'anno scorso ci sono state delle cose diverse, più belle, più brutte? Sì, allora, Gunayala, che è diciamo, il nome reale dell'arcipelago di San Blas, è un posto fantastico, è un posto autogestito, diciamo, da questa popolazione che si chiama Gune, ed è un posto dove non ci sono resort, non c'è attività turistica reale, quindi si è veramente in contatto con la natura, con questa gente. Assolutamente, anche a livello paesaggistico, si è circondati da tantissimi atolli, da un mare dalle 1000 sfumature, anche perché è particolare, perché varia velocemente di profondità, diciamo, non è costante, quindi ti dà questi riflessi, questi colori bellissimi. È stato molto diverso rispetto, diciamo, al Mar dei Caraibi vissuto l'anno scorso. Più. Sì, diciamo che sono 360 isole, disabitate, solo palme, sabbia bianca, cocchi e mare cristallino, quindi insomma fantastico, bellissimo, è un paradiso sostanzialmente, è naturalistico totale, assolutamente. Vi siete sentiti cambiati, arricchiti in qualche modo da questa esperienza? Diciamo che un'esperienza così intensa in barca comunque è un momento anche introspettivo, dove una persona riesce a ragionare su se stessa, a capire un po' dove si trova, lasciare il mondo ordinario, diciamo, alle spalle, e anche dopo l'esperienza dell'anno scorso si mettono in moto dei meccanismi interni che ti rende conto sostanzialmente di cos'è la vita vera, e questo ti sprona a fare meglio. Infatti appena rientrati comunque cambi un po' le abitudini, cerchi di mantenere uno stile di vita positivo a livello sano. Sì, cerca di star bene, e questo ti lascia questa impronta e te la porti dietro. Esatto, specialmente utile anche in momenti di picco, di stress o di tensione da cui si è, diciamo, sopraffatti nella vita ordinaria. Ci si deve sempre ricordare l'importanza di stare bene, no? Stare bene con se stessi, prendersi cura del proprio corpo, dei propri tempi, dell'alimentazione. Questa è sicuramente una cosa che ci resterà, che ce la porteremo dietro. Ecco, proprio a proposito dell'alimentazione, come valutereste la qualità e la varietà dell'alimentazione durante il soggiorno? Top, un sogno. Sì, diciamo che il cibo a bordo di Ikigai è un picco assolutamente. Luca è riuscito a pararci 20 menù diversi sostanzialmente, cucinati in maniera incredibile, tutti con un cibo di qualità, cucinato benissimo, Materia prima vario, freschissima. una materia prima incredibile, frutta, E verdura, attento pesce. anche ai gusti, anche magari alle intolleranze di qualcuno. Io per esempio per scelta non mangio carne, tutti i giorni trovavo un menù varissimo con un'offerta ricca di pesce, frutta, verdura, quindi veramente ce n'è per tutti i gusti. Sì, c'è iniziato una Luca da questo punto di vista è difficilmente arrivabile, è meglio del ristorante, assolutamente Assolutamente. eccezionale.
E per quel che riguarda invece la sicurezza a bordo durante la navigazione, che cosa mi potete dire? Per me è assolutamente sicurissimo, proprio si percepisce un'atmosfera di controllo della barca, capacità tecniche, qualità, manutenzione di alto livello, quindi Luca ne sa parecchio e poi specialmente quest'anno non ci sono state navigazioni in altura, cose particolarmente difficili. In quell'arcipelago è veramente tranquilla la navigazione, sono navigazioni brevi, è veramente super piacevole. Ti dà l'idea poi anche di stabilità, sempre. Sì, il Carpana 47 è un mezzo incredibile, stabilissimo, ci sta da Dio, non c'è nessun pericolo, nessuna sensazione sgradevole a bordo. Sì. Pensate che ci sia qualcosa che possa essere migliorato? Per me no, assolutamente. È difficile fare di meglio, veramente. Penso che il trattamento che si riceve in bordo di Ikigai è di altissimo livello in tutti i sensi, a livello culinario, a livello di sicurezza, a livello sportivo, a livello di avventura, a livello di umanità, anche proprio si riesce anche a bordo a parlare della vita, a parlare delle sensazioni, a parlare di questo periodo storico, sta benissimo. Bene così, andiamo avanti così, che già il livello interativo. Quindi consigliereste questa esperienza ad altri? Assolutamente sì. Assolutamente. Chi ha voglia di vivere qualcosa veramente di nuovo a contatto con la natura e anche a mettersi in gioco e prendersi del tempo per se stessi, soprattutto perché il tempo a bordo ce n'è, uno basta che se lo prende e sì, Sì, è assolutamente. super adatto a tutti, cioè non bisogna avere nessun timore né della navigazione, né di stare in acqua, perché viene trasmessa questa sicurezza, questa pace, questa tranquillità ed è totalmente piacevole. Insomma, diciamo che stare nel Mar dei Caraibi al sole con un equipaggio così sulla barca in alcune baie non abbiamo viste. Sì, è un sogno. Sì, non c'è È un niente di sogno. meglio. Va bene, allora se avete da aggiungere qualcos'altro? Direi solo dei ringraziamenti a tutta la crew e speriamo di rivederci molto presto a bordo di Ikigai. Sì, assolutamente. Grazie Luca, assolutamente. grazie Bu, grazie a tutto il team. Bene, allora grazie anche a voi. Grazie mille.